Ciao raga, bentornati a Sun Tzu Secret, super puntatona, veramente attesissima, attesissima. Finalmente ho l'ospite che sognavo da, non lo so, un anno, dopo che ripetutamente ne parlo durante le puntate. Tiziano, Tizi, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Sono quello che Buonasera a te. disturba sempre in chat e viene sempre citato, sono io. Eh, Finalmente mettete una faccia al disturbatore. Oh, esatto. Tiziano è un grande appassionato di Warhammer, è un nostro sostenitore dal giorno 1, nonché amico di lunghissima data, non voglio neanche dire da quanti anni ci conosciamo perché se no mi sento vecchio. Eh, e... Ma Allora, Tiziano, dici un po', ma perché sei qua oggi? perché oggi parliamo allegramente del mio mestiere, o del nostro mestiere, mio e Andrea, che è l'analista di borsa, soprattutto perché mi occupo Esatto. principalmente di investimenti, e l'analista di aziende, perché effettivamente vedere i bilanci delle aziende aiuta a capire se su un'azienda si può investire oppure no. Io lavoro per una grande banca italiana, mi occupo di investimenti da circa più di 20 anni e sono a capo di un team in questo momento che lavora al centro di Milano. Non faccio pubblicità perché siamo in diretta, quindi è meglio evitarlo, però diciamo che è il mio pane quotidiano. E Assolutamente. soprattutto ho una passione personale per seguire l'andamento delle aziende che mi interessano in borsa e l'andamento globale delle borse mondiali in generale. Molti che vedono nella chat italiana di Warhammer sanno che ogni tanto mi parto di 5 minuti e parto con delle analisi a caso del titolo, soprattutto quello della Games. Esatto, 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 esatto. Quindi grande applauso a te Grazie, e di nuovo benvenuto al canale, sono proprio contento. mi fa Questo piacere essere qui e sono molto contento di partecipare. fantastico. E il motivo per cui siamo qua proprio oggi è perché Tizi da pochissimo, da qualche giorno in Sì, effetti, questa ci fu. settimana in effetti. Esatto, Games Workshop ha rilasciato il nuovo report Ha rilasciato il finanziario. report semestrale di chiusura dell'anno. Loro chiudono l'anno a novembre, quindi hanno presentato anno su anno, da novembre del 2024 a novembre del 2025, l'andamento dell'azienda. Esatto, Quindi che vediamo qua, e quindi oggi ce ne occupiamo, lo siamo qua per svisceriamo. analizzarlo. Esatto, lo svisceriamo un po' bene e cerchiamo di capire, uno, vabbè, ok, cosa ha fatto Games Workshop, eccetera, ma soprattutto tutto questo ci serve per capire cosa vuol dire questo per i nostri giochi tanto amati. Esatto. Ovviamente noi siamo tutti amanti del fantasy, di Old World in particolare, e come sempre ci sono delle grandi ma nascoste notizie che tu puoi cogliere se analizzi le cose nella giusta maniera. Quindi Esatto, diamo un perché occhio. partiamo da un presupposto che Games Workshop, quando rilascia le sue trimestrali o semestrali, a seconda del report, non divide le sue entrate e le sue uscite per sistema. Ok? Quindi bisogna leggere tra le righe per capire cosa impatta, cosa non impatta, dove ci sono punti di forza, dove ci sono punti di debolezza. Perché loro fondamentalmente ti dicono è tutto un gran mischione, abbiamo guadagnato questo, le cose stanno andando in questo modo. Questo aiuta Certo. perché in effetti per loro dividere le cose per brand significherebbe magari dimostrare debolezza in una certa cosa che hanno spinto e quindi dal punto di vista degli investitori non è una cosa positiva. Fare un quadro generale gli aiuta sia a far risaltare le forze e nascondere le debolezze. Ecco, e questo grazie, perché questo è già una grande risposta, no? Ovviamente in tutte le chat degli hobby su cui siamo, spesso ci si interroga, ma cosa sta facendo Games Workshop? Ma perché qui? Ma perché là? È molto chiaro, questa è un'ottima risposta che ci aiuta a mettere in prospettiva. Ricordiamoci che al di là della passione emotiva che noi abbiamo per i giochi, le miniature, tutto quello che ci sta intorno, dietro c'è un'azienda che deve fare soldi, che ha come Esatto, obiettivo quella di fare i soldi e quindi alle volte si crea tanto hype, tanto hate, tanto odio e tanta frustrazione
perché si accusa l'azienda di fare cose che poi tu ci pensi, dici sì, ok, non sempre fanno giusto, però è C'è sempre un un'azienda, perché. ragazzi. C'è sempre un perché, raga, è un'azienda, quindi Cioè, ricordiamoci partiamo dal questo. presupposto che allora, spoiler, GV non sta fallendo. Che Esatto. tanti ogni tanto saltano fuori con non si vedono cose di Tov da 2 settimane alla fine sta fallendo tutto. No, no. GV Tranquilli. GV sta benissimo, ok? GV è un'azienda sana, un'azienda che probabilmente durerà in eterno se continuano così. Continuano così, sono E d'accordo. se continuano così, vabbè, lasciamo perdere, diventano la prima azienda dell'Inghilterra se continuano a aumentare in questo modo. Ma soprattutto Games Workshop è un business sano, è un business in crescita ed è un business con grosse potenzialità. E su Esatto, questo è un punto esatto. importante. Io- Perché è facile essere critici, perché noi parliamo tante volte di pancia, quindi vediamo una cosa che non ci piace, o una scelta dell'azienda che non capiamo e quindi rispondiamo di cose. Purtroppo e per fortuna, quando devi analizzare un bilancio e quando devi analizzare comunque l'andamento di un'azienda, devi mantenerti il più neutro possibile, non devi dare opinioni personali. I numeri sono numeri. E in questo Assolutamente. caso specifico, adesso con Andrea vedremo che Games Workshop sta macinando veramente risultati pazzeschi. Pazzeschi, pazzeschi, perché se partiamo dai numeri importanti, non la vogliamo rendere troppo pesante o complicata, quindi non è che No, vabbè. andremo attraverso tutto, ma la prima cosa è, ma sta azienda quanto fattura? E fattura un bel po', perché sono 316 milioni di pound, Sì, che sono in crescita, tizi, del circa del 17,4% anno su anno. pazzesco, pazzesco, rispetto ai Che 269 per dell'anno farvi prima. capire, un'azienda di norma ha una crescita anno su anno intorno al 4-5%. GV 17,40 è veramente un record, Un ok? record, Cioè, sicuramente. Tra l'altro, soprattutto tenendo conto del loro business, cioè loro vendono soldati, vendono al retail, quindi dovete tener comunque conto che è un'azienda che si rapporta a un cliente, quindi vuol dire che comunque loro riescono a mantenere il loro business in crescita nonostante tutto quello che succede nel mondo e sono in espansione, e soprattutto. sono in espansione. Quindi, tra l'altro, per darvi un'idea, in euro, dollari, parliamo di un business che sfiora i 400 milioni di euro di fatturato, Esatto, più di 400 milioni di dollari vanno per il mezzo billion di dollari all'anno di fatturato globale. Ragazzi, parliamo di numeri molto importanti qua, che rivaleggiano con brand magari più noti cioè nel rendetevi mondo. conto per far capire nell'arco di 5 anni, perché fondamentalmente nell'arco dal 2020 a oggi, con il cambio che c'è stato di CEO, con il loro cambio di ehm, stile di business e cose del genere, attualmente Games Workshop rivaleggia e supera per certi versi Hasbro. Pazzesco, Ok? pazzesco. Hasbro, Hasbro, incredibile. che si pensava addirittura solamente neanche 6-7 anni fa si pensava che Hasbro comprasse Games Workshop. Ok? Attualmente sono pari se non superiori a Games Workshop. Ecco, quindi magari comprarla nella prossima vita. No, allora, se c'è qualcuno, perché questa è voce girata, sappiatelo, se c'è qualcuno che può comprare Games Workshop, l'unico che se lo può permettere in questo momento sono le grandi aziende come Amazon. Ok? Tanti quando hanno fatto Mm, l'accordo con Rob Amazon Wood. pensavano che Amazon volesse prenderla come parte del business perché dicono a quello. Non c'è stato, Games Workshop non ha idea di vendere in questo momento, cosa del genere. C'è un accordo che adesso poi vedremo che fa parte anche del report che andiamo ad analizzare. Wow, questo scuppettone. L'altro tema
e poi vediamo il cash e il profitto, perché è la cosa che poi importa di più. Prima di arrivare lì, l'unico dato negativo, se così vogliamo dire, anche se ampiamente preannunciato, è sulla parte delle license, che Sì. passa da 30 milioni di pound a 16. Io tra l'altro parte del mio lavoro da diversi anni è quello di lavorare con licenze, distribuzioni, contratti di questo genere. Le revenue da licenze sono collegate spesso a degli specifici progetti su cui vengono corrisposte le cosiddette royalties, che poi vanno a comporre la linea diciamo, del fatturato su licenze, che però, come era già stato annunciato nella precedente release, questo giro sarebbero state più basse perché si erano materializzate nel periodo fiscale precedente attraverso i discorsi di Amazon. Ricordiamo l'episodio del 40.000 su Secret Di- Level, Warhammer, qual era l'altro Sì, che... e soprattutto era Warhammer, il videogioco, Warhammer 40.002, Space Marine 2, Esatto, scusate. Space Marine 2, che era videogioco anche lì licenza, cioè tutte le volte, di fatto, chiariamo Sì, per chi non sa, che qualche azienda terza esterna da Games Workshop utilizza o vuole utilizzare il cosiddetto IP, cioè l'intellectual property di cui ho già parlato nella precedente puntata, a suo beneficio per un gioco, un videogioco, una serie TV, qualunque cosa, un deve pagare, libro, fa qua è un tutto. libro, fa un contratto di licenza con Games Workshop, si concordano dei proventi che poi vengono corrisposti. È chiaro che quindi c'è della seasonalità, cioè c'è della Esatto, stagionalità. perché saranno più alti fondamentalmente quando il prodotto esce, soprattutto con i Esatto, videogiochi e cose del genere, perché in quel momento ci sono il prodotto uscito, tante vendite, la Games Workshop incamera la sua parte che gli deve essere dovuta dall'IP. Chiaramente quando il prodotto non è più nuovo e diminuiscono le vendite, anche le entrate da IP saranno più basse. Diverso è la assolutamente. questione quella sul televisivo, perché lì comunque ci sono degli accordi, dipende quando esce la serie, dipende dalla pubblicità che venderanno durante la serie, dipende cosa, cioè è una roba un po' più lì. Hanno avuto un grande cash perché Amazon è arrivato e ha detto ok, vogliamo prendere l'IP per fare una serie televisiva, prendeteci il cash direttamente e poi ci metteremo d'accordo quando avremo prodotto la cosa. Si Esatto. pensa che teoricamente le entrate dovrebbero, perché ho letto un po' di notizie in giro, mi sono un po' informato, ho visto tutto quanto, le entrate da licenza, soprattutto da parte di Amazon, dovrebbero materializzarsi e aumentare nel Q3, Q4 di quest'anno, perché si Quest'anno. prevede che almeno qualcosa rispetto alla serie televisiva di Amazon o qualche altra collaborazione con Amazon per magari nuove serie di cartoni animati o CGI di Warhammer si possono vedere verso Q3, Q4. È una cosa che bisognerà capire il corso anno ed è uno dei rischi dell'azienda perché effettivamente la parte di IP è una cosa molto importante per le loro entrate, soprattutto perché è una parte nuova. Nella sua storia Games Workshop è stata molto protezionistica del suo IP. Molto, Per molto. anni non hanno mai dato in giro la loro licenza nonostante gli fosse stata chiesta da diverse aziende importanti, perché si era l'idea che loro volessero avere il controllo totale del proprio IP. Da quando, dal 2020, hanno capito che fondamentalmente c'era un mercato molto più redditizio nel cercare di espandersi anche all'esterno del loro microcosmo, Certo, certo, certo. perché fondamentalmente molto intelligentemente, hanno capito che per esempio un brand come Star Wars è in declino e loro possono inserirsi e andare a prendere la nicchia di Star Wars che sta un po' scemando. Vuoi magari che Beh, gliel'è stato anche suggerito da Amazon, per carità, perché c'è sempre rivalità certo. Amazon, Disney e cose del genere. Certo. Ci sta che tra l'altro Quindi, dopo 50 anni di, forse anche di più, no, 50 anni di 50, coso, il 50 ragazzi, ci sono 50, tanti. il prodotto inizi, no? C'è un product life cycle in tutto,
Poi non è detto, nel senso che non è che Star Wars è morto, però ci sta che No, ci sia un però attimino di ci sembra stanca, appiattimento. ok? Esatto, cioè, La gente è stanca di determinati personaggi, vuole qualcosa di nuovo. Warhammer ecco, è quel qualcosa di nuovo che noi conosciamo da tanto tempo, ma il pubblico generalista non lo non sa che cos'è conosce. Warhammer. Cioè, stupida. Un esempio stupido, ma permettetemelo perché lo vedo molto e mi fa molto ridere. Voi non avete idea di quanto negli ultimi 2 anni siano aumentate le VTuber che parlano di Warhammer 40.000 e di Warhammer, che è una Lo so. roba che se ci pensate è pazzesco, perché per noi che siamo cresciuti con il Warhammer dove se tu in classe tiravi fuori un soldatino, tra un po' venivi menato da tutto il resto della Certo, certo, classe. certo. È il massimo Adesso del nerdismo. siamo diventati dove Quasi popolari. letteralmente siamo la cosa più popolare che c'è in giro ultimamente. Cioè, è Assolutamente. pazzesca questa evoluzione del nostro Esatto. hobby. Vabbè. E E questo questo però esatto, si no, riflette esa anche sui rendimenti dell'azienda. esatto. E Le- infatti andiamo a vedere questa cosa, secondo me è spaziale, tizi, cioè sì. profitto pre-tasse increase di 14 milioni di pound a 140 milioni di pound, ma poi 140 milioni di pound, cioè, ma di cosa parliamo? Cos'è il 30 è più del 30%? Cos'è il più del 30 30% del 37, 37,5% dovrebbe essere. questa è una cosa alla Google. Cioè, qua stiamo cioè, la Ah, percentuale è forse anche più alta di Google. Non so quant'è, adesso quasi quasi lo cerco mentre bisognerebbe fare iniziamo avanti a un'analisi, però parlare. È ecco, pazzesco. il discorso è che il Games Workshop è riuscita a praticamente collimare le entrate da parte dei VP, ma soprattutto a colmare il gap che avevano con le vendite. Cioè, quello che dobbiamo capire, e soprattutto quello che esce fuori dai numeri di questo report, è che GV vende un sacco, ok? Esatto. Ma vende, non, cioè, si è espansa in tutto il mondo, si è espansa soprattutto, si sta adesso espandendo anche nell'Oriente e sta aumentando le sue vendite in maniera quasi esponenziale. Che Sì. se pensiamo al nostro hobby, tutto quanto, tutto quello che noi ci diciamo normalmente di come le cose, ma no, ma qua i giocatori cosa comprano, cosa fanno. Quello che noi vediamo è un minimo, perché il Games Workshop vende soprattutto come si dice, a un pubblico silenzioso, gente che compra la miniatura, la colora, non entra mai magari eh, Tornei, in tornei e cose del genere. club, Noi sì, siamo, sì. perché? Perché comunque il Games Workshop è molto sul territorio. Sta aprendo un sacco di negozi e si vede dal report perché lo stanno dicendo, ne aprono di più di quanti ne chiudono. Si Vero, stanno vero. espandendo. Hanno un progetto enorme che sta venendo portato avanti, che è l'apertura di Warhammer World in America, Esatto, che menzionano dopo che che questa è viene stata una menzionato dopo. bomba che hanno rilasciato, che comunque è grossa perché è un investimento importante, ma soprattutto è fatto in maniera strategica nel mercato numero 1 che hanno, che sono gli Stati Uniti, e ti dà Esatto, praticamente accesso a la stessa esperienza di qua e di là dell'oceano, ma vuol esatto. dire che per fare un investimento del genere in America, e io appunto vivo a New York, il costo del real estate qua è folle, quindi ideare una cosa del genere vuol dire che tu hai una visione a 5-10 anni molto solida che ti permette anche in ottica di ammortamenti, di capex, eccetera, eccetera, di avere un ampio margine di tempo per rientrare di questi investimenti e molto di più. Quindi davvero stiamo assistendo a un'età dell'oro di Games Sì, Workshop mentre ne è parliamo. esattamente questo. In questo momento e in questa cosa, in questo periodo di tempo, Games Workshop si sta rivelando veramente nel suo periodo migliore da quando è stata fondata. Ok? Certo. Neanche, per fare un esempio, negli anni il periodo più florido che c'è stato era stato quello quando loro avevano preso la licenza del Signore degli Anelli.
Questa cosa Certo, noi di vecchia data la conosciamo certo, bene, è anche il certo, periodo in cui sono nati gli ogre nel fantasy, tutto giusto. quanto perché c'era stata un'espansione dovuta appunto alle entrate che erano arrivate dall'IP del Signore degli Anelli. Questo, nella storia della Games Workshop, tra l'altro li stava portando sulla bancarotta, perché nel momento in cui Interessante. le entrate che erano dovute al boom del Signore degli Anelli sono sparite, Games Workshop si è trovata a avere a che fare con una fetta di mercato che non c'era più e avevano fatto degli investimenti importanti. Eh già, eh già. Eh già, è vero. Sono comunque riusciti a ribaltare la situazione e uscirne fuori. Pazzesco. Sì, sì, è vero. Adesso questo tra l'altro grazie perché questo è veramente un punto interessante, non ci ho mai oggettivamente pensato troppo, però è vero. Questo che era stato sicuramente salutato da fuori come una grandissima operazione, perché ricordiamo le trilogie di Peter Jackson, di Sì, Lo avevano Hobbit e di Signore degli portato. Anelli, avevan portato una grossa cosa e tra l'altro adesso e qua lo dico, ma qua è un mio rantolo più che altro dettato dalla speranza e dall'amore per il fantasy. Secondo me, come sapete, Peter Jackson sta lavorando al nuovo concept The Hunt for Gollum, eccetera, eccetera. Sì, Quindi ci saranno dei nuovi film che escono. Game of Thrones, Night of the Seven Kingdom, The House of the Dragon, cioè stiamo vivendo un momento più Henry Cavill, 4K, 40.000, no, tutte le cose che già abbiamo è un detto. momento Cazzo, di siamo in un rinascita momento del fantasy. incredibile. È Rinascita un del momento di fantasy rinascita totale. del fantasy e anche dello sci-fi, se partiamo dal punto di vista di Cavill e tutto quanto, ma comunque è una rinascita del nostro hobby. Questo è poco ma Certo, sicuro. certo, certo, certo. Detto E questo, andando avanti, arriva la parte interessante, cioè la parte, perché adesso abbiamo parlato di numeri e tutto quanto, ma se noi andiamo ad analizzare il report, adesso arriveremo alla parte dove loro fanno uno spiegone uno fondamentalmente di spiegone, come è esatto. andato il loro anno, perché questi report in norma servono per presentare l'andamento dell'anno agli azionisti e invogliare comunque le persone a investire nell'azienda. Ok? Esatto, esatto. E praticamente abbiamo visto, loro hanno di fatto 3 canali, adesso volevo renderla non troppo Sì, pesante con i numeri, abbiamo 3 canali, trade, retail e online. Online è chiaro, cresce del 4% più o meno, e Warhammer.com di fatto, che è già molto alto, un'alta penetrazione, ma sì, poi loro dov'è che sono cresciuti tantissimo? Nel retail sì, ma soprattutto nel trade. Il trade che cos'è? Sono tutti negozi esatto, locali, quello che. non esatto, quelli che vengono chiamati FLG, no? Ehm, quei negozi che stanno sul territorio, come diceva Tiziano prima, dove loro sono fortissimi, dove si stanno espandendo e stanno portando Warhammer ovunque, e di fatti ci dicono che cosa? Che loro hanno 23 paesi core in cui vendono, Esatto, ma poi vendono il prodotto. sono distribuiti in 58 paesi che sono considerati export countries, on top a UK. Quindi c'è UK più altri 58 paesi dove loro arrivano in maniera capillare con tutta la parte trade, che sta crescendo in maniera importante. Per esempio, per farmi un esempio più estremo, il Giappone sono cresciuti del 25,9. Ok? Pazzesco, Eh, enorme. In totale le parti fuori UK gli portano nelle entrate pari al 79%, cioè è molto importante per le Games Workshop l'espansione all'est, e questo è poco ma sicuro. Assolutamente, assolutamente. Quindi diciamo che UK fa un po' più del 20%, il resto del mondo fa 79, sapendo che ci sono region che pesano tanto, abbiamo detto Nord Tipo America su l'America, tutti, che tra, ma anche che- i miei, Europa e quant'altro, che quindi tra l'altro comunque veramente nel Nord America è cresciuta, se non sbaglio a fare i conti, del retail è cresciuto comunque del 15,6, il 14,6, che pensando a quanto è grande l'America in generale e come comunque erano già presenti sul mercato, è tantissimo. sì. Perché E dovete se ci sempre mettiamo vai, Sì, vai, sì, scusami, vai. scusami. No, 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 vai, 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 vai. Che se ci pensi, con tutte le preoccupazioni e che il tema
poi facciamo un tema sulla nuova warehouse di produzione, ma poi parliamo delle tariffe, dei dazi, ma Sì, considerando i dazi, tutti i famosissimi problemi di out of stock che Games Workshop notoriamente, sì, ah, storicamente ha, cioè questo ha ancora più valore e difatti non a caso, se tu prosegui nell'analisi, lui di cosa ti parla? Ti parla nuova warehouse di produzione per esatto. raggiungere capacità produttiva e dazi del presidente degli Stati Uniti, Trump. Perché fondamentalmente, allora, l'espansione in America, sia portare un Warhammer World che portare anche la catena produttiva in America. Perché? Perché questo gli permette di non pagare i dazi che fondamentalmente sono stati messi sull'Inghilterra. Ok? Perché noi Esatto, dobbiamo sempre pensare che i dazi non arrivano solo sul prodotto finito, ma arrivano su tutta la catena del prodotto. Cioè, loro pagano la plastica, pagano i macchinari, pagano tutto quanto. E su tutte queste cose qua i dazi hanno un impatto che per un'azienda comunque possono essere più o meno importanti. Per Games Workshop i dazi messi dall'America sul prodotto hanno inciso parecchio e si eccoli vede qua, nel report. eccolo qua, esatto, che Come sono qua, riusciti come sono riusciti a coprirli? Aumentando le vendite, perché esatto, effettivamente hanno aumentato le vendite, aumentando anche i prezzi. Cioè, esatto, e quando qua lo noi vediamo. vediamo purtroppo i nostri maledetti aumenti di prezzi e noi tiriamo sempre giù i moccoloni quando vediamo che aumentano il prezzo, c'è una ragione dietro, cioè non è che sono loro devono fare in modo di avere sempre un guadagno in crescita, proprio perché devono dimostrare che il loro business è un business sano e in crescita. Se E ci sono dei fattori esterni che creano uno scompenso, devono coprirlo in qualche modo. C'è poco da in fare. qualche modo. E questo di nuovo, per quanto io anche da appassionato dell'hobby abbia dei momenti emotivi in cui, tra virgolette, odio Games Workshop, la verità è che ci scordiamo perché l'amore per il gioco e la passione per questo mondo che ci Assolutamente. affascina ha il sopravvento sulla razionalità, ma la razionalità è: la volete la warehouse factory number 4 che farà molto più e potrà permettervi di avere molto più Warhammer Old World e continuare a dire io voglio vedere Old World più grande di Age of Sigmar, eccetera, eccetera. Esatto. Allora Questo bisogna, ha un prezzo. ha un Questo ha un prezzo da prezzo, c'è pagare. poco da fare. Esatto. Ti piacciono i E barbari nuovi a cavallo? Molto, tra questo adesso l'altro. ci arriviamo a parlarci per quando arriviamo nel dettaglio, perché è una cosa molto Esatto. interessante questa. Sì, sì, sì. E quindi questo è, quindi diciamo, la grande instabilità data dai dazi nel È comunque 2025 stata d'anticipazione superata. è stata superata brillantemente. Probabilmente era l'anno più difficile perché era l'anno in cui è arrivata Sì, la mazzata senza preventivarlo. Adesso avranno fatto i vari accrual finanziari, tutto il team e il board si sarà mosso per, diciamo, addressare questo problema senza creare scompensi. Ehm, esatto. del licensing income abbiamo detto stanno investendo di brutto sulla parte Sulle videogiochi, licenze. sulle licenze, Eh sì, diciamo, adesso io cito per primo. presentano che devono uscire Total War Warhammer 40.000, devono Esatto. uscire comunque hanno gli Agile Giochi Space Marine 3 in produzione, ci sono un sacco di videogiochi, cioè comunque Ma l'IP è anche caldo. Warhammer Total War 3, Sì, che esatto, ha riguarda portato il Fu, tantissimo. ha portato tantissimo. Ci annunciano in un'altra sezione che anche Ah, Age of ecco, Sigmar sbarcherà con un episodio dedicato su Amazon di... Prime, Peccato! probabilmente si eh, Peccato, non ma deve è essere quello, Tova. vediamo, vediamo. No, nel futuro. Esatto. Secondo me, ad oggi, ora vedremo come andrà Total War Warhammer 40.000, andrà sicuramente Sì, da Dio, perché no. è poco da dire. Ma ragazzi, Voi Warhammer Total War 3 è stato un tenete successo conto incredibile, mondiale, incredibile, cioè, mondiale, mondiale. cioè, senza Warhammer Total War 3 noi non avevamo Tom, Ah, questo è sicuro. Sì, senza di questo Warhammer di Old World non sarebbe mai rinato, sono perché totalmente d'accordo. sicuramente loro hanno deciso di investire e provare a creare Warhammer The Old World perché Warhammer Total War funzionava, gli portava soldi E gli e portava soldi. continuavano a vendere
comunque espansioni, continuavano a vendere, continuavano a essere prodotto e a Games Workshop continuava a portare soldi dalla licenza pagata a Siga. Ok? Certo, certo, Perché certo. se non ci fosse stato quello, noi Old World non lo vedevamo. Assolutamente, assolutamente. Quindi questo è un punto molto è un punto molto importante, che riconferma ancora una volta il discorso di quanto sia importante per loro tutta la parte, diciamo, media, in generale, tutto quello che è Prime Esatto. Video, videogiochi, nuovi canali, perché poi se Perché tu scopri con quello erano il canali che non tabletop. esistevano prima. Esatto. È comunque un revenue stream che loro fanno comunque. Poi, se per caso, giocando al videogioco, scopri che, sì, ma ci sono Ah, anche le ci sono i miniature, soldatini, allora li vai, prendo me li per compro. colorarli, via, Esatto, subito. via, eccetera. Cioè, per Poi loro l'altro il videogioco, il film e tutto quanto è un volano per vendere poi dei soldatini. esatto, perché ricordiamoci che Kevin Roundtree, che è il CEO di Games Workshop, nella prima riga dell'Investor Relation ti dice: non ci scordiamo qual è la mission di Games Workshop, produrre e vendere, commercializzare le miniature più belle del mondo. Quindi questo è il Esatto. loro core business. Quindi loro fanno tutto questo per drivare questo traffico di persone lì. Questo è E ci l'obiettivo stanno secondo me. riuscendo, tra l'altro. E ci Stanno stanno, e ci riuscendo molto stanno, bene. e ci stanno riuscendo. Apparentemente senza l'intelligenza artificiale. Quindi il tema AI, Esatto, tra l'altro. artificial intelligence, è super hot in questo momento e loro ne Sì, parlano con una sì, sezione sì. dedicata. È talmente un tema importante per gli investitori e un tema, tra virgolette, controverso, dove loro si sono sentiti in dovere di specificare che non usano intelligenza artificiale per i loro prodotti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che usano ancora persone per fare le illustrazioni, le miniature, seppur sono fatte a computer, perché ormai non c'è più lo scultore che Chiaro, le fa a mano, sono certo. comunque tutte fatte in CAD, ma le fanno ancora gli scultori col Esatto. computer e tutto quanto. Fisicamente E loro, cioè non c'è un robot che lo fa al posto loro, non ecco. c'è un AI che cioè, crea dal disegno, magari gli crea il render 3D della miniatura e poi viene mandata in produzione, ok? Che probabilmente per loro, da un punto di vista di business, sarebbe anche più conveniente perché effettivamente hai dei costi minori, ok? Sempre Assolutamente. se effettivamente il programma funziona, perché il grande dubbio delle AI in questo momento è la loro applicazione nell'economia reale. Nell'economia reale. Infatti questo Pi- bravo, questo è un grande Piccolo, no, quando si parla piccolo della spoiler bolla. da piccolo spoiler da bolla finanziaria in questo momento. Esatto, In questo esatto. momento si parla tanto di intelligenze artificiali e della loro effettiva ritorno to investment nel business reale, perché tutti sono corsi a buttarsi in questa cosa. Il problema è che adesso ci sta chiedendo: ma sì, ok, bellissimo, ma quanto rende? No, Perché i esatto. soldoni, il CEO stanno dicendo: sì, ok, noi le implementiamo, magari riusciamo a togliere un 10% della nostra forza lavoro, perfetto, risparmio su quella, ma poi quanto mi fa entrare? No, Sta esatto, lì perché il grande dubbio dell'intelligenza artificiale in questo momento, oltre al no, no. consumo energetico e cose del genere. No, certo, certo, Però questo è veramente un tema importante. Detto che questo, secondo probabilmente dal punto di vista borsistico si rivelerà più nel 27 che nel 26. Il 26 ancora vivrà dell'espansione di questo mercato, perché finché aziende grosse continueranno a fare come Nvidia, Intel, certo, grandi produttori di chip continueranno a fare enormi guadagni sull'intelligenza artificiale, la bolla di per sé non scoppierà. non Poi scoppierà, magari, certo. poi magari domani crolla e io vengo licenziato per aver detto questa cosa, ma non vi Eh, preoccupate. no, no, assolutamente, però Assolutamente. però è molto bello vedere come apparentemente un hobby che uno dice: "Vabbè, ma questo hobby non ha No, niente a che fare con la vita reale." No, 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 non è vero, non è è vero. super, super agganciato a tutto quello che sta succedendo. Cambi Il nostro hobby finanziari. è assolutamente collegato a doppio filo con tutto quello che succede nel mondo.
vedete i dazi, vedete l'intelligenza artificiale, e recessione, se dovesse succedere una recessione in America, il taglio dei tassi, tutto è collegato per far nell'andamento di un'azienda, anche se è un'azienda di pupazzetti, cioè, molto, molto, in maniera molto spiccia. Allora, io penso che, guarda, io sono super, adesso ci penso, tutti questi discorsi qua mi gasano, perché davvero No, anch'io sono generalizzi super positivo tanto, rispetto all'azienda. super Ora, positivo. faccio outing, sono investito in Games Workshop da, credo, 15 anni. Ok? Non vi sto a Quindi stai per dire andare in quanto. retirement, quindi stai per fare early retirement ai Caraibi. Bravo Tizi, Magari, bravo, no, no, però vado alle Maldive tra una settimana, quindi. bravo, bravo. Ecco, bene. Ok. Tra l'altro, De- disclaimer, noi non diamo consigli finanziari, non facciamo nulla di Esatto, questo, ne non stiamo abbiamo facendo discorsi informazioni, finanziari niente. No, e non abbiamo posizioni, cioè io ho una posizione mia, ma è una cosa mia personale, ce l'ho da una vita. esatto, Eh, non è un consiglio entrare e uscire, non vi dirò mai una roba del genere perché, come dico sempre ai miei clienti, le azioni sono una cosa personale, cioè uno deve essere conscio di quello che fa e deve essere una cosa, è un rischio che deve essere consapevole di correre. Io, quando sono entrato la prima volta in Games Workshop, l'ho fatto perché credevo nell'azienda. certo, E certo. soprattutto perché se mi devi far tirare moccoli ogni volta per le regole, perché mi tolgono i demoni, perché mi I cambiano le demoni. cose, tutto quanto, quantomeno se ci guadagno nella cosa sono contento, Dai, ok? è come al fantacalcio, e magari Esatto. c'hai contro quello della tua squadra, però dici: "Vabbè, senti, se perdo almeno vuol dire che quello magari ha segnato il mio attaccante, dai". Certo, No, il discorso è tutto esatto, lì. Però esatto, esatto. la questione è l'azienda in questi anni ha avuto una salita in borsa esponenziale Esponenziale, no, no, questo è che riflette effettivamente l'andamento solido dell'azienda. sì, Cioè, sì, sì, la solidità, l'aumento delle entrate, l'aumento del business, l'aumento dell'IP e tutto quanto si sono rapportate anche nel valore dell'azienda e l'ha portata a essere una delle capitalizzazioni migliori ehm, come si dice, nella borsa inglese. Se voi ci pensate, durante il Covid, dove in America erano esplose aziende come Tesla, tutte le aziende tecnologiche, tutto quanto, in Inghilterra l'azienda che ha tenuto in piedi il FTSE 100, che è l'indice della borsa inglese, è stata esatto. la Games Workshop. Pazzesco, Ed è pazzesca sta pazzesco. cosa. Sì, 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 no, Ok? quando ci pensi tu pensi sempre che: "Ah sì, vabbè, è una robina, è un gioco", dai, c'è un No, impero no, dietro. no, E ragazzi, e se la Games Workshop è letteralmente un monopolio in questo momento, il motivo sì, è sono un'azienda più forte nel mercato. esatto, esatto. Io credo che, sia davvero così, e è interessante vedere come sempre più persone inizino a sapere Sì, quanto dire a dire la parola Warhammer, perché per è tutto vero. i motivi che abbiam detto prima. Quindi Cioè, davvero noi parliamo questo è sempre che abbiamo poco ricambio generazionale. Siamo vecchi, vediamo pochi giovani entrare, tutto quanto. Ragazzi, dobbiamo renderci conto che noi vediamo poca gente entrare nell'ambito dei tornei e l'ambito dei tornei non è Warhammer, non è Warhammer, purtroppo. esatto, esatto, Ok? esatto, esatto. È una cosa che ci siamo messi in mente noi di portare avanti perché ci siamo dei matti che vogliamo competere tra di noi e divertirci come dei bambini di 5 anni, ma non è il Esa core business, ok? Il core business che sta crescendo sono tutte quelle persone che comprano le miniature per giocare in casa con i propri amici o per esatto. colorare o per usarle per D&D o per Esatto, che è come abbiamo usarle. iniziato tutti, tra l'altro, cioè noi più o meno, Esatto, largo circa, esatto. abbiamo iniziato tutti così, pomeriggi estivi, con il tavolo in casa, buttarla lì, inventarsi storie, fare robe. Quindi E sì, quindi questo è è in crescita. esatto, e questo è veramente in crescita.
Poi arriviamo a questa parte qua, che è un po' la Sì, così. parte cicciosa, no? Dove uno Interessante. dice, sì, ma quindi, Andiamo nel esatto, dettaglio. Andiamo nel andiamo nel dettaglio. dettaglio. Quindi, come ha detto Tizi, non vengono rilasciati i numeri su chi vende Sui vari quanto. giochi. Sappiamo perfettamente che il primo gioco è Warhammer È Warhammer 40.000, 40.000. che infatti viene citato per primo con tutta la sua carrellata di giochi secondari al coso. Di fatto l'unico dato veramente riferito alle vendite chiaro che viene dato è che gli Space Wolves Sì. di Hanno 40.000 venduto bene. hanno venduto bene, hanno fatto il nuovo record per un Army Box Esatto. sales, quindi diciamo questo è un dato chiaro. Il 40k sta spaccando, quest'anno esce l'11ª edizione, quindi sarà l'anno del 40.000. Esatto. Continua a crescere anche Kill Team, che di fatto è il gioco secondario, un po' il Mordheim o il Warcry Sì, per Age of Sigmar perché è un di... entry level per i 40.000, cioè quando tu vai nel negozio è molto più semplice vendere il team rispetto a Warhammer 40.000 in generale, quindi tu gli fai comprare 2 squadre e le persone giocano. Esatto, esatto, senza grossi patemi d'animo. E poi, vabbè, Horus Heresy ovviamente, grande È importanza. uscito terza edizione l'anno scorso, l'hanno Esatto, presentata. esatto, in lungo e in largo. E poi arriviamo alla parte che riguarda il fantasy, che è il secondo polo di tutta questa roba qua. Ovviamente Age of Sigmar viene citato per primo in quanto main studio game, quindi questo è il Esatto. punto. Vengono citati i famosi Elsmiths of Ashut, che sarebbero i Chaos Dwarfs nella nuova Sì, configurazione. però Mm, i- eh, permettetemi che sono citati in una maniera un po', sì, nel sì, senso sono usciti, sono piaciuti, però sì, non sono dicono piaciuti. quanto Esatto. abbiano impattato, ok? Non sono stati È l'ultima cosa esatto. uscita come novità. E tra l'altro, Ma sai, veniamo a noi in tono inglese, warmly, c'è una bella differenza tra hot e e warm. Wormley. Record, quindi non sono andati malaccio. Però, ecco, Mettiamola così. esatto. Ma Disclaimer, quando... disclaimer. Io e il buon Andrea abbiamo un bias, ma va bene Sì, lo stesso. noi siamo bias perché l'amore per le basi quadrate non lascia scampo, anche Esatto. se House ha Siamo tutti della roba. fratelli. Siamo tutti Siamo tutti, fratelli. siamo tutti fratelli. House ha dei modelli che Però ogni tra tanto li vedo fratelli ogni tanto ci si tira delle eh, frecciatine, delle mettiamolo in questo frecciatine. modo. Bisogna, è necessario. Ma quando si parla di Warhammer Old World, che cosa dice? Dice senza dire, ma ti dice che Gran Katai, che è la nuova faction, ha ricevuto more wonderful models, ok, along with Chinese language books, as we continue to provide localization for Warhammer across the world. Questo è Cosa vuol grande. dire? Vuol dire che il Katai è servito a vendere il Warhammer in un mercato che fino adesso non c'era. Cioè, la Esatto, Cina è sempre stata refrattaria a un certo tipo di fantasy occidentale. La Games Workshop con l'uscita del Katai ha presentato una cosa che era più nelle corde del pubblico cinese. del pubblico cinese, Allora, sicuro. sembra uno stereotipo, però è una cosa che si vede anche nel cinema. Pensate all'animazione, è uscito un film cinese che ha sbancato Nezza, è un film cinese, Nezza 2, se non mi sbaglio. Ok, È un film cinese legato alla mitologia cinese che ha sbancato nel mondo. Perché? Perché il mercato cinese è molto tradizionalista, vuole cose che si rifanno alla sua storia. Il Katai, per quanto occidentalizzato, perché vabbè, cannoni, ogre, il cinese tipico, il drago fatto in un certo modo, certo, a loro comunque è piaciuto, perché comunque a loro rappresenta un qualcosa in cui si riescono a rivedere e ha permesso anche di tradurre i libri in cinese, che era una roba che non avevano mai fatto, esatto, ed esatto. espandersi in quel mercato. Ma soprattutto, ragazzi, quello che fa vedere una gamma nuova citata nel report di un gioco che era stato
che è partito come un gioco specialist, dove letteralmente riciclavano quello che avevano nei magazzini, Esatto, ok? esatto, Perché TOV esatto. all'inizio era Sì. prendiamo cosa abbiamo ancora in magazzino, lo mettiamo dentro un package nuovo e E lo via. vendiamo E noi e via. abbiamo ricevuto un E noi l'abbiamo regolamento comprato, tra bello, l'altro. però esatto, noi tutti l'abbiam comprato, abbiam ricevuto un regolamento brillante, brillantemente Esatto. eseguito, però chiaramente con delle grosse lacune iniziali che poi son state fissate con FAQ, errata, eccetera, eccetera, Tutto quello. e ma ora è una roba Si sono diversa. resi conto che con l'uscita del Katai, con l'uscita del fatto che il Katai abbia venduto, e credetemi, non c'entrano niente le regole, ok? Ovvio. Il I modelli son lobbista bellissimi. generalista delle regole non sa neanche che cioè, la gente normale, che non siamo noi, non prende 5 lanterne e le mette in campo, ok? Esatto, esatto. Magari ne prende 1 o 2, Magari ne prende una o ehm due perché sono belline, le mettono, le esatto, colorano, le esatto. mettono giù, magari prendono la sentinella. Scommetto tutto quello che volete che uno dei modelli più venduti dell'anno scorso è Miao Ying. Miao Ying allora, sono rimasto stupito che non sia andata out of stock alla velocità con cui è Ma andato out of stock, ma secondo me ne han fatti di più. probabilmente perché perché è di una seconda wave e hanno capito più o meno i numeri che avevano Volumi. di richieste. Perché comunque GV, no, allora, partiamo dal presupposto che GV non vuole andare out of stock, Ah no, ok? nessuno Perché vuole andare andare out out of of stock. stock vuol dire perdere delle vendite. Perché tante Esatto, volte quello generalista che compra d'impulso, se va sul sito e non trova qualcosa, poi non torna a comprare. Ok? certo, Deve perché dice trovarlo tanto subito. esatto, esatto, compro altro. Quindi Compra altro, magari non spende quei soldi per la Miao Miao, li spende per comprarsi un videogioco. esatto, esatto, assolutamente, Quindi GV non assolutamente. vuole andare out of stock. Quindi quando loro producono una cosa stanno cercando di calibrare in modo che ci sia sempre un'entrata. Poi a noi fa Certo, piacere che va out of stock perché vuol dire che c'è tanta gente che compra, ok? esatto. Però è Sì, sempre sì. rapportato a quanto ne producono. No, no, chiaro, chiaro, chiaro. No, infatti questo è un grande punto e secondo me, come già era stato detto nella precedente Investor Relation, iniziamo ad avere 2 su 2 di, menzioni chiare di Warhammer Old World, menzioni, diciamo positive, Esatto. con una presenza nell'Investor Relation che fa presagire, Cioè, che, per farvi capire, Warhammer che i All tempi World era visto all'inizio come Blood Bowl, ok? eh sì, esatto, esatto. Come il Signore degli Anelli, il gioco del Signore degli Anelli, ok? E non sono citati Blood Bowl, il gioco del Signore degli Anelli. Tov, sì. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ha preso importanza per la Games Workshop, è diventato terzo, quarto, adesso possiamo stare a discutere di numeri se Horus Heresy è più importante oppure no, boh, chi lo sa, non abbiamo modo di determinarlo, ma è comunque un brand e un gioco che sta appena dietro ai due principali. Concordo. No, no, concordo E e ormai è molto chiaro, è molto soprattutto evidente. dobbiamo ringraziare il Katai, perché il Katai ha venduto e vendendo ha dimostrato che il gioco ha potenzialità, ha dimostrato che si può produrre cose nuove per un gioco che era considerato un riciclo di Diciamo miniature. morto, chiaro, esatto, esatto. Perché Infatti, difatti ragazzi senza parliamoci chiaro, cioè questi sono i primi veri nuovi modelli che fanno per TOW. Sì, hanno fatto un eroe, hanno sì, il fatto drago, un eroe non qualcosina, sono. Ragazzi, eh, un eroe, il drago o due miniature non sono una linea, ok? Sono cose esatto, che probabilmente avevano già pronte esatto, e le hanno buttate fuori perché per loro avere il render e fare tot miniature lo fanno, non è quello il discorso. Un'intera gamma nuova è tanta roba e soprattutto un'intera gamma nuova che ha venduto. Perché le hanno fatte a wave le, le uscite del Katai? Perché comunque hanno sondato il mercato per vedere se funzionava. Perché vi posso assicurare che la prossima uscita del Katai con i paesani, con i Blunderbuss e quello che mancava,
ma soprattutto i barbari che abbiamo visto e i futuri guerrieri del caos quando usciranno, se il Katai non vendeva la parte iniziale, non li vedevamo. E io sono Non ci, non 100% ci d'accordo. mettevano né due né tre a non produrli, perché li Ma potevano, infatti avevano magari i render, li mettevano da parte. Voi esatto, partite sempre dal presupposto che GV lavora con almeno un anno di miniature prodotte già in anticipo. in, in anticipo. Ok? Perché è vero che la catena adesso è molto più veloce rispetto a una volta che le facevano in metallo, che per carità ci mettevano molto di più. Però comunque loro lavorano in anticipo. Perché? Perché comunque lavorare in anticipo ti permette di capire se una cosa tira oppure no. Se tu fai un'uscita e questa uscita non vende e ne hai già pronta perché pensavi che delle tue ricerche di mercato quella roba funzionasse invece non è funzionata, allora magari quella uscita dopo la rallenti, cerchi di capire che cosa non ha funzionato, fai uscire un'altra Chiaro, cosa che deve vendere. Ok? assolutamente. Da No, no, noi è chiaro, Word, è non chiaro. Word, ha funzionato. Sì, Questo è un sì, dato sì. di fatto. E questo secondo me è davvero il più uno dei takeaway più grossi che noi prendiamo da Sì, che questo, ci possiamo insieme a un portare da altro questo. che ci possiamo prendere da questo, insieme, questo è il mio ultimo punto, e questa è una mia personalissima ossessione, ne parlo tutte le volte che posso, che secondo me Games Workshop, ve lo illumino qua, ha capito con un po' di ritardo che questa sorta di limbo in cui a un certo punto si sono cacciati nei primi anni del 2010, che è durato fino al Covid, come diceva giustamente Tiziano, ci sono stati 10 anni in cui per qualche motivo Games Workshop è sparita, ha smesso di supportare la community, ha smesso di organizzare eventi, ha smesso di Esatto. essere appealing da quel punto di vista, e hanno capito che hanno detto no, 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 qua che tu sia un torneista, un competitivo, un No, casual, un devono, fruitore, un collezionista, io ci devo essere per te. E perché infatti questo porta la gente a affezionarsi al brand, c'è poco da al fare. brand, cosa che io ogni tanto mi accusano, tu sei un GW fan, GW fanboy, ma è un po' un po' è vero perché io ci sono nato nei primi anni 2000, quando c'era la sala del trono, il trono degli eroi, la sala del trono degli eroi, c'era il GT ufficiale con il Gal Maraz al Palazzo delle Streghe a Sì, che Milano, c'era tutta la struttura, insomma era una roba bella, raga, bella. non farmi ricordare quanto sono vecchio, ti prego. Davvero, davvero. Cioè io mi ricordo, avevo appena iniziato l'università e ora cosa sta succedendo? Se voi anche vi guardate le figure professionali che stanno potenziando di brutto la sezione dell'event, Sì, stanno sì, ragionando su cosa fare con i Warhammer World Championships. Mi sono incontrato con delle persone di Games Workshop a Las Vegas, me l'hanno mi hanno detto: "Ci stiamo pensando". Non si sa bene cosa, non ve lo dico. Ehm, ma anche tutta la parte di supporto dei club indipendenti di Warhammer, gli organizzatori indipendenti di Warhammer globally, ehm, cioè ci stanno ragionando davvero su come fare per supportarli di più. E non sia mai che la esatto. nostra neonata Old World Federation un giorno, no, venga Vedremo. notato, no? Io sarei solo felice che riuscissimo a far non vedere la nostra federazione e i nostri sforzi dalla casa madre e trovare un accordo per essere supportati nel gioco da parte loro. Chiaro che è difficile perché bisogna sempre capire che la casa madre certe cose non le può, è intransigente su certe cose, e sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando. Miniature di un certo tipo, eh, giocare solo eserciti standard, non le legacy e cose del genere. Certo, 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 certo. Ma quindi, senti, io dico che, Dai, come abbiamo detto in apertura, siamo veramente in vita, stiamo veramente vivendo stiamo un vivendo un grande rinascimento, momento, un ragazzi, grande veramente, è un momento. rinascimento e soprattutto possiamo vedere come Warhammer Sì. Ah, aspetta Tiziano, forse ti ho perso come audio? Mi senti?
perché ora ti risento, ora ti risento. sì, mi hai perso come audio perché mia moglie mi sta chiamando perché è giunto il momento che io devo andare a Ecco, prendere. e quindi è perfetto il timing per ringraziarti tantissimo, Grazie a perché è voi. una puntata che volevo fare con te da una vita. Mi ha fatto Speriamo veramente che piacere e spero che piaccia a tutti e che abbiamo reso un argomento che normalmente è abbastanza pesante, più esatto, leggero godibile. e Esatto. godibile per tutti quanti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere like al video, per favore iscrivetevi, vi costa niente, è Iscrivetevi gratis, aiuta a innanzitutto non perdere tutte le puntate che facciamo, i e, contenuti che e mettiamo. soprattutto aiuta a mettere le legacy nel gioco normale, quindi mettete like Esatto, e fatelo, iscrivetevi. Ogni fatelo, volta che fatelo. voi mettete un like, un demone vi sorride. È Fatelo. un demone che risorge dal warp. Esatto. Esatto, e vedremo, staremo a vedere cosa succederà. Tiziano, noi ci rivediamo fra 6 mesi sicuro, quando esce il nuovo report di chiusa Assolutamente. dell'anno, e io ti saluto tutti voi che ci avete Buona serata guardato, a un tutti. abbraccio e buona serata a tutti. Ciao. Ciao.